Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi continuiamo con i nostri video sulla playlist Risvegliare la coscienza. Quello di oggi è un video improntato al lavoro su di sé proprio pratico. Manifestazione della persona specifica. I segreti del successo, ossia individuazione immediata del blocco e sblocco automatico delle ombre più profonde. Allora, come vi spiego sempre, il ruolo dell'uomo sulla Terra è quello di imparare, di evolvere, affinché possa riunire in se stesso gli opposti e ritornare all'unità, ossia non sentirsi più illusoriamente separato dal tutto. Come vi spiego in tutti i video, il terreno di gioco di tale integrazione sono proprio le relazioni, perché è attraverso l'interazione con l'altro che noi facciamo l'esperienza delle nostre ombre, da quelle più superficiali, ossia che si trovano più visibili in superficie, laddove, come vi ho spiegato anche sempre nei miei video, quello sulle fiamme gemelle, laddove avviene il fenomeno dell'innamoramento, perché ci innamoriamo sempre di una parte che l'altro ci riflette, di noi stessi, fino ad arrivare all'ombra più profonda, ossia quella parte di noi stessi che non vorremmo mai incontrare e che, quando l'altro ce la fa vedere, si genera il cosiddetto odio o repulsione. Bene, l'altro riflette sempre noi stessi. Dunque lavorare su se stessi consapevolmente, ossia essendo consapevoli che l'altro è il nostro specchio, possiamo praticare un ottimo lavoro di integrazione. Quando vogliamo ardentemente una persona, quando stiamo male perché non è con noi, oppure anche quando sta con noi, che cosa accade? Perché accade? Perché stiamo male? Accade perché quella persona ha generato il riconoscimento di una parte importantissima di noi. Quella persona ha innescato in noi l'accensione del risveglio spirituale. Quando crediamo di stare pensando a quella persona, ok? Stiamo in realtà pensando ad una parte di noi stessi, di cui l'altro ci fa da specchio, non all'altra persona veramente. Non è mai l'altra persona. Questo deve essere ben assodato dentro di voi, affinché si possa perseguire un eccellente lavoro di risveglio, o per meglio dire, si incanali nella giusta direzione l'energia del risveglio. Quando per l'altra persona c'è un bisogno, come proprio fosse un bisogno fisiologico, ok? E quindi attaccamento, paura di perderlo, eccetera. È perché crediamo che perdendo l'altro perdiamo noi stessi. Esattamente l'opposto. È esattamente l'opposto. L'altro fuori di noi esiste perché ci serve a recuperarci. Perdere l'altro fuori significa integrarlo in noi stessi, ossia l'opportunità che l'anima dell'altro, in accordo con la nostra anima, ci dà allontanandosi, è proprio quella di guarire, ossia attraverso il processo di ritiro dell'investimento energetico della parte di me che ho proiettato sull'altro, si va a delineare l'integrazione. Ma
questo è un processo doloroso, come già vi ho spiegato negli altri video, soprattutto quelli sull'integrazione di fiamme gemelle, rapporti karmici, perché è proprio il ritiro dell'investimento energetico di quella parte di me che ho fatto sull'altro. È come se fosse l'elaborazione di un lutto, ve l'ho spiegato questa cosa, perché quando io ritiro una parte di me che ho proiettato nell'altro, che cos'è il dolore? Il dolore è l'investimento energetico, quella parte energetica che deve attraversare i miei corpi sottili. E il dolore è proprio il passaggio di quell'investimento attraverso questi corpi sottili. Allora, il processo di trasmutazione ed elevazione, ossia integrazione, porta a bruciare quell'identificazione, ossia il bruciore, il dolore che sentiamo è il passaggio di la proiezione energetica che noi abbiamo fatto sull'altro che ritorna a noi attraversando i corpi sottili. E quella integrazione porta a elevarci, a renderci più forti di prima, è la cosiddetta guarigione, ossia l'integrazione di un aspetto di noi importantissimo. Più forte è il dolore, più grande è la potenza che noi recuperiamo. Ok? Ora, tutto il lavoro del risveglio comporta una profonda onestà e umiltà verso se stessi. In questa sede oggi, con questo video, voglio proporvi una pratica immediata che vi fa istantaneamente riconoscere l'ombra che avete proiettato sull'altro, quell'ombra che sta impedendo la manifestazione, o per meglio dire, una pratica, un esercizio che vi permette di mettere in luce istantaneamente i lati di voi più oscuri che devono essere visti affinché possa compiersi agevolmente l'integrazione di vostri aspetti che sono molto giù in profondità e permettervi un rapporto sano, integro con voi stessi e con l'altro, basato sull'onestà e l'evoluzione reciproca. Allora partiamo dal presupposto che quello che tu coscientemente pensi, che l'altra persona pensi di te, non è reale. Ossia il tuo pensiero su di lui o di lei è filtrato dai tuoi condizionamenti. Il riconoscere di avere tali condizionamenti è il primo e imprescindibile passo verso la vera scoperta di te. Quindi, con totale sincerità e onestà. Ok? Allora, io vi propongo questa pratica. È proprio una pratica molto usata, è quella del transfer, proprio per capire istantaneamente qual è l'ombra che stai proiettando sull'altro, quella parte di te stessa che devi mettere in luce e metabolizzare affinché si tracci la strada, il via libera alla manifestazione. Allora mettetevi comode, adesso ve lo spiego, poi lo fate con calma, ok? Mettetevi comode, sedute su una sedia, posizione eretta o anche sdraiate su un divano, va benissimo. L'importante è che siate comode, che non incrociate niente, che siate comode, ok? Chiudete gli occhi. Adesso respirate profondamente dal naso e mandate l'aria giù nella pancia, nel diaframma. Quindi inspirate dal naso ed espirate dalla bocca, lentamente per 3 volte. Poi, quando inspirate, no?
Trattenete il respiro per 3 secondi e poi quando espirate fatelo per 5 secondi, ok? Lo fate lentamente questo processo qui. Dopo che fate questo processo e state belle comode, immaginatevi, visualizzate una luce bianca all'altezza del vostro cuore che si espande in tutto il vostro corpo e che esce all'esterno di voi e vi riempie di luce bianca. Siete all'interno di un'aurea di luce bianca che genera esattamente dal vostro cuore, ok? Ora, in questo stato di quiete, di rilassamento, adesso visualizzate davanti a voi una porta, qualsiasi porta. Adesso aprite quella porta e quando l'aprite vi trovate in un giardino oppure in un bosco meraviglioso. Procedete, camminate in questo bosco, in questo giardino meraviglioso. Qualsiasi scenario è perfetto. E adesso vedete una piccola casa di legno. Andate verso questa casa, dirigetevi verso questa casa. Dentro quella casa c'è la vostra persona del cuore. Dirigetevi verso la porta di questa casa, aprite questa casa, aprite questa porta e la vostra persona è seduta su una poltrona che vi guarda. Adesso andate di fronte a quella vostra persona e sedetevi di fronte all'altra poltrona che è lì. Guardate la vostra persona negli occhi con tanto amore, con tanta devozione, con tutta questa luce che vi circonda anche la vostra persona del cuore. E adesso dite alla vostra persona tutto l'amore che avete per questa persona, tutto l'amore che avete per lui o per lei. Io ti amo, io ti ringrazio, sei meraviglioso. Tutto quello che sentite di dire d'amore il più possibile. Facendo questo, adesso rimanete un attimo in silenzio, guardate la vostra persona e adesso mettete la vostra mano sinistra sulla sua mano. Adesso entrate nel corpo della vostra persona del cuore. Sentitevi proprio lei o lui. Sentitevi proprio la vostra persona del cuore. Siete adesso nel corpo della vostra persona del cuore. La vostra persona adesso vi sta guardando dritte negli occhi. Adesso dite tutto quello che pensate di voi a quella parte di voi, ossia la tua persona ti sta dicendo ciò che pensa di te adesso. Tutto quello, la verità di quello che pensa di te.
quello che pensa di te può sconvolgerti, può farti rimanere basita, puoi rimanerci male. Quello che pensa di te, che ti sta facendo rimanere male adesso, è esattamente quello che tu pensi di quella persona del tuo cuore. Ragazze mie, questo è il blocco, ossia quello che hai sentito entrando nel corpo della persona del tuo cuore è esattamente l'ombra di te stessa che ha chiesto di essere vista affinché tu la possa illuminare e sbloccare la manifestazione. Adesso tu rientra nel tuo corpo, benedici la tua persona, ringraziala per averti fatto vedere tutto questo, perché adesso ti è chiaro tutto. Tu rientri nel tuo corpo, ti alzi, benedici la persona, esci fuori da quella casa, ritorni nel bosco, nel giardino, ritrovi la porta che ti ha condotto in quel bosco, in quel giardino, la riapri e rientri in te. Adesso fai 3 respiri profondissimi, naso, bocca, naso, bocca, naso, bocca, e riapri gli occhi. Adesso scrivi tutto quello che ti ha detto la tua persona del cuore, perché le cose che ti ha detto la tua persona del cuore sono le cose che tu pensi di quella persona e che ha innescato il lavoro interiore della trasmutazione dell'ombra. Allora, ragazze mie, questo lo fate con calma, io ve l'ho fatto lento non per farlo insieme, se l'avete fatto insieme vi sono arrivate intuizioni, va bene lo stesso, ma è un lavoro che va fatto proprio autonomamente in modo tale da andare poi a scrivervi effettivamente quello che dalla vostra coscienza è sgorgato di verità, ok? Quindi ragazze mie, questo è ciò che tu effettivamente hai proiettato inconsciamente su quella persona. Soprattutto se quella persona è andata via, non sta con te adesso, oppure siete in lite, o comunque sia qualsiasi cosa che ha portato l'innesco di un dolore è relativo a quell'aspetto di te che doveva essere visto, riconosciuto e messo in luce. Ora, ragazze mie, vi dico, per esempio, quello che vi ha detto la vostra persona del cuore è, per esempio, ma che stupida, ma che ignorante, è poco seria. Oh, perfetto. Significa che tu hai giudicato inconsciamente quella persona stupida, ignorante e poco seria. Allora, qual è il passo successivo? Il passo successivo è fare affermazioni totalmente opposte a quella per iniziare a lavorare sulla parte cosciente. Ossia, la mia persona del cuore, il nome, ok? È intelligente, è geniale, è una persona molto seria, è innamorato di me, è una persona che si impegna seriamente nella relazione con me, ok? Tutto il contrario. Fare queste affermazioni insieme anche a delle affermazioni che parlano del vostro valore di voi, del valore di voi stesse. Io sono una persona umile, io sono una persona magnifica, io amo le mie fragilità, io amo le mie debolezze. Le mie debolezze sono la mia forza, io amo tutto di me, io ricevo amore, io merito amore, io sono amore.
Tutte queste affermazioni, ragazze mie, dovete lasciarvi proprio ispirare. Potete farle durante la giornata, quando volete, come lo volete. Stiamo qui ad alimentare la vostra maestria, il vostro intuito, quando ne sentite la necessità. Io vi posso suggerire un inizio, per esempio farlo per 21 giorni, almeno quelle 3 volte al giorno di un quarto d'ora, ok? 3 volte al giorno, un quarto d'ora queste affermazioni, scrivervele a penna e registrarvele sul telefonino e ripeterle fino a quando non le memorizzate a memoria o comunque continuare a leggerle, ok? Quei 15 minuti, 10 minuti al giorno almeno per 3 volte. Possono essere queste che vi sto dando delle direttive, ma dovete lasciarvi ispirare dal vostro intuito quando farle, ok? Perché vanno a lavorare su quella parte cosciente. Quello che quella persona vi ha detto, la vostra persona del cuore, è ciò che voi pensate veramente di quella persona. Ma udite bene, chi è quella persona? Quella persona sei tu. Quella persona è una parte di te, di cui tu pensi male. È una parte di te di cui tu stessa pensi male. E l'altro da te, cioè l'altra persona, è arrivata per farti imparare ad amare quella tua fragilità. Ok? Questa pratica, ragazze, è di una portata immediata, perché voi avete attratto quella persona perché dovevate lavorare su quegli aspetti di voi di cui quella persona vi ha reso noto, cioè stupidità, ignoranza, poco seria, tutte quelle cose, l'ombra più recondita di voi che non volevate mai incontrare, ve le rimanda quella persona e sono solitamente quegli aspetti più fragili di noi stesse. Quegli aspetti che abbiamo tenuto celati nell'ombra, che dobbiamo dissotterrare, fanno parte della nostra infanzia. Fanno parte della nostra infanzia, quando volevamo fare di tutto per essere accettate, per essere amate, dai grandi archetipi, o di nostro padre o di nostra madre. Ok? E quindi attraverso l'altro noi lavoriamo su noi stessi. Facendo questo esercizio accade che la persona si manifesta e si manifesta completamente diversa da come l'hai pensata tu e l'hai vista prima. Ok? E quindi importante capire che la riuscita del transfer, ossia quando voi vi mettete nell'altra persona, sta riuscendo, scusate il gioco di parole, se l'altra persona vi dice cose poco carine, ok? Nel momento in cui l'altra persona vi dice poche cose poco carine, allora sta funzionando, ok? Questo esercizio lo potete fare per un tot di tempo, fino a quando vedrete proprio che quello che vi dirà l'altra persona di voi inizia a cambiare. Perché voi state iniziando ad amare quella vostra fragilità che l'altro vi ha specchiato. Questa cosa porta alla manifestazione della persona specifica, ma soprattutto porta a una manifestazione senza attaccamento. Perché l'attaccamento, ricapitoliamo da dove viene. Dalla mancata trasmutazione di quell'aspetto in ombra che hai proiettato sull'altro e non c'è stato il ritiro energetico. Ok? Quindi anche quando non la vedete dopo tanto tempo, per tanto tempo, no? Cioè non sentite più il fuoco del dolore che è già trasmutato. C'è l'emozione, ma senza la paura. Ok? Ecco, nel lavoro di manifestazione di un mago consapevole o di un creatore consapevole, perché ribadiamo sempre, sono tutti gli esseri umani sono creatori, maghi. La differenza sta nel
andare incontro consapevolmente alla propria creazione o subirla inconsciamente. Quindi tutte le tecniche del lavoro su di sé vanno praticate nell'ottica di abbandonarsi al flusso, ossia faccio del mio meglio il massimo quotidianamente lavorando su di me senza aspettarmi frettolosamente niente all'esterno, ma devo soltanto monitorare il mio stato emotivo H24, ossia se proprio devo avere un'aspettativa che sia interiore, perché l'esterno è la nostra proiezione. Quindi l'obiettivo di questo lavoro qual è? È sentirsi più leggeri, più liberi, sempre più puliti dall'energia densa. Ricordiamo che tutto ciò a cui resisti persiste. Quindi la sola persistenza deve essere solo il focus interno, deve essere solo basata sul focus interno. Stiamo liberando i nostri corpi emotivi da un'energia densa di realtà 3D, di eoni, centinaia di incarnazioni. Eckhart Tolle lo chiama il corpo di dolore e per giunta affinché andiamo a proiettare una realtà esterna armonica è solo il nostro stato emotivo che dobbiamo monitorare e su cui dobbiamo lavorare. Il trucco della proiezione esterna sull'altro è uno strumento straordinario di riconoscimento e integrazione di se stessi. Ora, a partire da questo, la sola ed unica medicina alla trasmutazione possibile del corpo emotivo, cioè del corpo di dolore, corpo astrale, delle memorie dense, chiamiamole come vogliamo, è lo stato di presenza. La presenza. Che cos'è questo stato di presenza? Questo stato di presenza è il testimone attivo, ossia colui che osserva mentre tutto avviene, mentre si tramuta il corpo di dolore. Quando il dolore arriva, ossia quando il dolore ci innesca la più grande opportunità evolutiva che abbiamo in quel momento per fare il salto. Perché quando facciamo queste pratiche, come quella che vi ho appena descritto, che cosa succede? Che cosa succede? Ma soprattutto, come possiamo suggellare l'avvenuta integrazione degli aspetti in ombra di noi stessi? Dobbiamo accompagnare queste pratiche con la presenza, ossia la presenza al fatto che sgorgeranno da noi tutti quei traumi emotivi che ci portiamo dentro dal passato. Quindi queste ferite ataviche verranno a galla per essere trasmutate. Quindi il desiderio di manifestare qualcosa, anche la persona specifica, sta funzionando quando vengono a galla i traumi. Ed ecco che dobbiamo rincalare la dose in quel momento. Dobbiamo utilizzare l'arma più potente quando sale questo trauma con il dolore, che è la presenza, affinché tutte quelle tecniche facciano veramente il loro dovere. Ecco che dobbiamo stare fermi e presenti quando il grande saggio, ossia il dolore, arriva. È il nostro esame, perché quando grazie al transfer prendi coscienza di quell'aspetto di te, ossia di quella tua fragilità, e con umiltà l'accetti, che cosa succede? Si avvia il processo di trasmutazione, ossia saliranno certamente a galla le resistenze che hai messo nell'occultare tali fragilità nel corso della tua vita. Ossia salirà il dolore di tutte quelle esperienze che ricordano quella fragilità.
È possibile che salirà a galla il trauma di cui non è detto che tu ricordi coscientemente l'esperienza specifica di quel trauma, ma solo il dolore legato ad essa. Ed ecco che proprio lì, in quel momento, bisogna rincarare la dose nell'andarci a fondo. Ecco che non devi giudicare, ma farlo solo fluire, come ti spiegherò adesso. Quindi, cosa accade? Cosa bisogna fare quando arriva il dolore? Lo spiego sempre, ma adesso lo spiegherò ancora in modo più dettagliato. Focalizzate l'attenzione sulla sensazione dentro di voi. Riconoscete che si tratta del corpo emotivo, pregno del vostro dolore passato. Accettare la sua esistenza, prima di tutto. Ora, non giudicate, non analizzate, non cercate di pensare niente, non alimentate con nessun pensiero quello che sta accadendo, ferme. Siate presenti e continuate a essere l'osservatore di ciò che accade dentro di voi. Diventate consapevoli non soltanto del dolore emozionale, ma anche di colui che osserva, l'osservatore silenzioso. Ora, questo è il potere trasmutativo della presenza, il più potente potere che abbiamo a disposizione per la nostra magia consapevole, per il salto quantico. Facendo questo, non avete idea di quello che succede dentro di voi. Anzi, molte di voi lo sanno già. Quindi, se riuscite a rimanere vigili e presenti in quel momento e a osservare tutto ciò che si percepisce interiormente in quel momento, anziché esserne sopraffatti, ecco, avete l'occasione più potente per trasformare tutto il dolore del passato. Per ognuna è diversa, per ognuna sono diverse le fasi trasmutative e il tempo è diverso. Siccome l'esperienza terrena si gioca sul tempo lineare, a ognuna ha il suo tempo di coscienza, mi spiego, no? Così che queste tecniche di manifestazione siano veramente efficaci e portate avanti in una vera ottica evolutiva di grande maestria, vanno di pari passo. Tecniche di manifestazione sì, affermazioni certamente sì, supportate da ciò che poi verrà a galla, cioè supportate dallo strumento con cui trasmutare ciò che verrà a galla. Ma cosa serve tutto questo lavoro? Serve ad espandere la propria coscienza. Quando trasmutiamo il corpo emotivo o corpo di dolore, la nostra coscienza si espande e quanto più si espande la nostra coscienza, tanto più siamo in grado di amare in una maniera sempre più appagante. Vi dico perché. Perché tutte le tecniche di manifestazione di un desiderio, come di una persona specifica, come di qualsiasi cosa, vanno a scontrarsi direttamente con le resistenze dell'inconscio, con le resistenze a quello stesso desiderio. Perché ciò che desideriamo ne abbiamo anche paura. Le resistenze si forgiano sulla paura che il desiderio stesso si realizzi. Cosicché, se non si fa un buon lavoro su quella resistenza, come vi ho spiegato poc'anzi, attraverso la presenza al dolore per trasmutare ed essere sempre più via libera, il desiderio non si realizza.
Ossia, se non si fa fluire adeguatamente il proprio dolore, tale residerio o non si realizza o rallenta. Le affermazioni che facciamo su noi stessi, quindi, sono di grande aiuto, straordinario aiuto a riprogrammare il nostro subconscio, ma devono adeguatamente essere accompagnate dalla presenza consapevole al dolore quando arriva, affinché sia trasmutato e spiani la strada alla nostra manifestazione. Per esempio, il fatto di essere presenti al dolore significa essere compassionevoli con se stessi, cioè la presenza al dolore porta la compassione verso se stessi, ossia al pathos, l'empatia verso se stessi, e quindi genera tanta umiltà, tanta onestà, e quindi va a destrutturare la parte dell'ego che a volte per proteggersi diventa megalomane, ok? Sono tutte protezioni dell'ego, la megalomania, l'eccessivo amore di sé, sono tutte protezioni dell'ego, ok? Protezioni per paura di essere feriti. Quando noi scendiamo nelle nostre profondità e facciamo consapevolmente un lavoro interiore volto a sentire il proprio dolore, allora tutte le affermazioni positive su di noi mettono radici talmente in profondità che è impossibile da sradicare. Per esempio, dire io sono magnifica, io sono bellissima, io sono meravigliosa, io sono unica, ok? Tutte queste frasi sono fantastiche e perfette. Ma se non sono supportate da umiltà, da profonda consapevolezza del proprio dolore, possono andare a rinforzare l'ego, se non adeguatamente quindi supportate da un umile ascolto al proprio dolore. A mio avviso e per esperienza personale, entrambe le affermazioni e presenza al dolore devono essere portate di pari passo per una totale e radicale trasformazione. Ad esempio, io sono bella, io sono meravigliosa, ecco, se non lo dici con una certa apertura spirituale, che avviene grazie all'ascolto del proprio dolore, va a rinforzare l'ego. Nel senso che io sono bella e tu non vali una mazza, ok? È chiaro, no? Quello che voglio dire. Invece, siccome l'altro da te, la tua persona del cuore, che magari ti ha fatto sentire sminuita, l'hai sempre creata tu quella persona per evolverti. Allora ecco che quelle frasi e la tua consapevolezza di essere meravigliosa sarà permanente dentro di te e non si perderà poco dopo, perché nel frattempo tu stai lavorando anche sul tuo corpo emotivo, corpo di dolore, che ti permette di raggiungere quell'umiltà perfetta da radicare così in profondità la consapevolezza della tua bellezza vera, del tuo essere meravigliosa, che è qualcosa di indicibile, mi spiego. Vi faccio un altro esempio. Se nel tuo corpo di dolore o corpo emotivo, e se il tuo corpo di dolore, il corpo emotivo, è intriso di esperienze del passato dove ti sei sentita sempre sminuita dagli uomini, a partire dal primo grande uomo, ossia l'uomo del passato che è tuo padre, ossia archetipo padre. Se tu fai le affermazioni positive su di te senza lavorare su quel dolore, allora ti arriverà uno slancio iniziale meraviglioso di Wonder Woman e poi una caduta a picco, perché tale slancio non è supportato dai cuscinetti che solo l'umiltà del lavoro emotivo può dare. Ossia il lavoro sul corpo di dolore porta alla piena manifestazione del divino femminile, che è accoglienza, ricettività, compassione. Quindi vanno portati entrambi di pari passo avanti. E allora,
che viene meno l'attaccamento, viene meno il bisogno di controllo, perché capisci sempre di più che l'altro sei tu, sei sempre stata tu. E là inizi anche a responsabilizzarti. Quindi ogni lavoro deve essere portato avanti con profonda onestà, umiltà verso se stessi. Ed è per questo che poi puoi provare profonda umiltà e onestà verso l'altro e compassione. Quindi ragazze mie, io spero anche questa volta di aver suscitato in voi delle riflessioni importanti affinché veramente possiate auspicare quotidianamente alla creazione del capolavoro della vostra vita. Siete esseri meravigliosi, siete esseri meravigliosi. E io nelle mie sedi voglio portarvi a conoscenza di questo, ok? Non avete idea di cosa siete in grado di fare. Quindi ragazze mie e ragazzi miei, ancora grazie, profondamente grazie, grazie, grazie del supporto alla luce, del supporto alla consapevolezza e della voglia di conoscervi sempre di più a fondo, perché è la conoscenza che ci rende uomini liberi. Io vi stringo forte dal profondo dell'anima, ancora grazie e come sempre, che Dio vi benedica.